Suerte, ma sai quanti anni compie oggi Nadia Tarot? No? Boh, neanch'io. Nadia Tarot. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? In questa lettura di oggi il titolo dice già tutto, ho guardato nel tuo futuro immediato, quindi andiamo a vedere cosa succede in questo momento e una previsione a breve. Sai che è un interattivo, come tale va considerato, se non fa riferimento, non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare e vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione, perché sei destinato a vederlo in questo momento. Utilizziamo 3 mazzi. Per la variante numero 1 mettiamo il campanello, che rappresenta le novità. Variante numero 2 con l'angelo che simboleggia i desideri. Per ultimo, ma non meno importante, la variante numero 3 con il portafortuna che rappresenta la buona suerte. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori, ed un messaggio in scrittura automatica. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi, oppure sugli oggettini, come preferisci. Mi raccomando, scegli distinto, perché subito dopo la sigla guardiamo nel tuo futuro immediato. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Campanello, suerte, per te. Vediamo con i tarocchi cosa c'è nel tuo futuro immediato e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo chi sei tu, campanello, mi connetto con la tua energia. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è il campanello. Vedo che in questo momento tu hai chiuso un ciclo e stai pensando di fare le cose diversamente. I tuoi numeri spirituali sono il 37 e il 61. Vai a cercare questi 2 numeri su Google, perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di vista a lungo raggio. È come se avessi avuto un'intuizione, una sensazione particolare riguardo a una situazione e quindi stai riuscendo a passare oltre o stai vedendo oltre. Numeri 37 e 61. Valli a cercare. Vedo che in questo momento potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera E, P, M, C e lettera D, oppure potresti essere tu. Adesso vediamo chi è il campanello. Ci sono segni d'acqua e segni di fuoco qui, molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, o un segno di fuoco, un ariete, leone, sagittario, magari avere l'ascendente in uno di questi segni. Penso che tu in questo momento abbia scelto di chiudere una relazione, oppure chiudere con una situazione, perché vuoi riconnetterti con te stesso o te stessa. Vuoi andare avanti, perché io vedo un movimento qui per te, ma soprattutto ti vedo con un'energia eccellente. È come se questa pausa che ti stai concedendo servisse proprio per questo. Magari potresti aver paura di credere nuovamente in qualcosa, però non devi lasciare che un'esperienza del passato possa determinare il tuo futuro. Ti dico anche che se di questo si tratta, nessuno può farti sentire inferiore, a meno che tu non glielo consenta. Adesso vediamo
cosa ti devo ancora dire e poi ti parlo di questo futuro prossimo. Qua mi fanno vedere che non perdi nessuna opportunità. Forse in passato, con questa torre, in questo sette di coppe, potresti anche averne rifiutata una e pensi che non ce ne siano altre, ma non è così. Sembra che ci sia un'opportunità con questo Papa di rimettere le cose a posto come volevi tu, perché prima, in passato, con questa torre, probabilmente non era il momento. E adesso ti dico cosa vedo nel tuo futuro immediato. Qui mi esce un cambiamento su qualcosa per cui stavi lottando, cercando di capire quello che stava succedendo. Qua ti vedo tranquillo perché hai raggiunto la consapevolezza di questa cosa, non ti concentri più sull'opportunità persa, quella che ti dicevo prima, ma su quella che esiste, perché io qua ci vedo un'opportunità. Quello che prima non riuscivi a vedere, qui lo vedrai e con questa carta del matto ti vedo entrare in un capitolo della tua vita dove ti ha guidato il tuo intuito o il destino, Quindi non lasciarti condizionare da quello che qualcun altro ti dice, perché tanto sembra che questo debba succedere per forza. Un'ultima cosa che ti dico è che prossimamente vedo delle comunicazioni alle quali risponderai o qualcosa di scritto che dovrai firmare e può essere anche un contratto o un rinnovo di qualcosa. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda, campanello. Vediamo cosa ti rispondono per il campanello. Mago, imperatrice e ruota. Qui la risposta è in assoluto un sì. Rispetto alla domanda che hai fatto, devi alimentare ancora di più questa cosa e vedendo l'insieme di queste tre carte, mago, imperatrice, ruota, se hai fatto una domanda che riguarda i sentimenti, mi viene da dirti che si può essere padroni di ciò che si fa, ma mai di ciò che si prova. Penso che tu mi abbia capita. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi viene da dirti, vediamo, per il campanello. Vediamo cosa riesco a dirti. Per il campanello. In una strada dove passi spesso, sei attratto da qualcosa che speri di vedere, ma non sempre è possibile. Speri di vedere, ma non sempre è possibile. Nei prossimi 10 minuti ti sentirai particolarmente
rilassato. Sentirai o vedrai qualcosa che ti rilassa. Sarà molto piacevole. Messaggio curioso. In una strada dove passi spesso sei attratto da qualcosa che speri di vedere, ma non sempre è possibile. Nei prossimi 10 minuti ti sentirai particolarmente rilassato, sentirai o vedrai qualcosa che ti rilassa. Sarà molto piacevole. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te e mi hanno detto per te, campanello. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Angelo, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa c'è nel tuo futuro immediato e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca. Un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo chi sei tu, Angelo, mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è l'angelo. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è l'angelo. Vedo che in questo momento hai un piccolo dubbio rispetto a una persona che conosci e non riesci a smettere di pensarci, Ti vedo dubbioso o dubbiosa. I tuoi numeri spirituali sono il 51 e il 313. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti dicono di canalizzare il perdono per gli errori del passato. È come se tu ti fossi preso o presa la colpa di qualcosa, ma non è giusto, non è così. Numeri 51 e 313. Devi lasciare andare, la colpa non è tua. Vai a cercare il significato di questi due numeri, perché potrebbe esserci un messaggio che è destinato ad arrivarti. Vedo che in questo momento potresti avere persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera G, B, S, Z e lettera E. Adesso vediamo chi sei tu, Angelo. Ci sono segni di terra e segni d'aria qui, molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di terra, un toro capricorno vergine, o di un segno d'aria, gemelli bilancia acquario. Tu hai iniziato a fare qualcosa di nuovo per te, che può essere una qualsiasi cosa, perché in questo momento io vedo un inizio. Sai, dicono che l'inizio è la parte più importante del lavoro, questo lo diceva Platone, e io qua, in questo momento per te, vedo l'inizio in una situazione. Un'altra cosa che mi dicono è che nel tuo lavoro c'è qualcuno che ha un'ottima impressione di te e penso che ti abbia parlato e te l'ha anche detto, Indipendentemente dal lavoro, in questo momento stai dimostrando chi sei e qualcuno di importante, che è anche importante per te, sta notando questo. Stai circondando di persone con mentalità molto simile alla tua e con una in particolare ci stai passando del tempo e ti stai trovando anche molto bene. Potrebbe anche esserci o nascere una simpatia, un sentimento qui. Adesso ti dico cosa vedo nel tuo futuro immediato. Tra non molto avrai una conversazione con qualcuno dove non sarai d'accordo su quello che sentirai qui. Può essere con una
o più persone. Ti vedo anche fare una gita o un piccolo viaggio in un posto di mare e sarai con qualcuno di molto speciale per te, oppure se tu sei già al mare lo incontrerai lì. Un'altra cosa che mi fanno vedere per te prossimamente è che inizierai a studiare qualcosa che ti appassiona molto perché credi tanto in questa cosa, ti piace sapere, scoprire sempre cose nuove, quindi studierai, imparerai, prossimamente sceglierai di prenderti più tempo per te stesso, magari riposando anche un po' di più perché senti di aver già dato molto, ma senti anche che sarà un po' il tuo momento, quello di dedicarti a te stesso o te stessa, perché io ti vedo molto focalizzato su di te. Sai, vedendo l'insieme di queste carte mi viene anche da dirti che il modo in cui ami te stesso è il modo in cui insegni agli altri ad amarti, eh? Penso che tu mi abbia capita. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda, angioletto. Vediamo cosa ti rispondono. Per l'angioletto. Appeso, eremita e forza. Qui la risposta è un sì. Rispetto a questa domanda che hai fatto, dovresti iniziare a guardare le cose anche da un'altra prospettiva. Stai insistendo verso una probabile energia di chiusura o di rifiuto di un qualcosa. Qui ci vedo anche un po' di egoismo, che alla lunga potrebbe anche rivelarsi un po' controproducente, però la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. Vediamo. Per l'angioletto. Cosa riesco a dirti? Per l'angelo. Per l'angelo. Ti hanno chiesto di fare una cosa che tu non hai voglia di fare. Forse per pigrizia. O magari perché pensi che non ti serva. Pensi che non ti serva. Hai già detto di no? Per me hai già detto di no. Ma potresti ancora cambiare idea. Nel tempo si rivelerà interessante. Il messaggio dice questo: ti hanno chiesto di fare una cosa che tu non hai voglia di fare, forse per pigrizia o perché magari pensi che non ti serva. Hai già detto di no, ma potresti ancora cambiare idea. Nel tempo si rivelerà interessante. Questo era il messaggio per te.
angioletto, ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Portafortuna, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa c'è nel tuo futuro immediato e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo chi sei tu, portafortuna, mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è il portafortuna. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è il portafortuna? Vedo che in questo momento sei particolarmente concentrato su qualcosa che stai facendo, che vuoi concludere e non riesci a pensare a nient'altro e vuoi concludere questa cosa a tutti i costi. I tuoi numeri spirituali sono il 56 e il 96. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di dissipare la rabbia. Probabilmente il fatto di non riuscire a concludere questa cosa che ci hanno fatto vedere qui è possibile che ti porti a sperimentare magari della rabbia o dell'ansia di voler concludere a tutti i costi. Numeri 56 e 96. Vai a cercare. Vedo che potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera T, O, I, L, U, F, A e lettera V. Oppure potresti essere tu. Vediamo chi sei. Portafortuna. Ci sono segni d'aria qui e segni di fuoco, molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario o un segno di fuoco, un ariete leone e sagittario. Tu sei una persona molto perfezionista, collezioni anche degli oggetti di qualche tipo, piccoli o grandi che siano, e vedo che c'è una persona che ti vuole molto bene qui, ma ha un carattere particolare perché spesso e volentieri evita di dirti certe cose perché vuole fare un po' il bello e cattivo tempo a suo piacimento. Un'altra cosa che vedo è che potresti aver avuto di recente qualche discussione con dei vicini di casa o qualcuno che frequenta la tua casa e purtroppo non si riesce sempre ad andare d'accordo con tutti perché ognuno ha le sue idee, sai? Mi viene anche da dirti che chi è capace non discute e chi discute è perché non è capace. Penso che tu mi abbia capita. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere. Qui mi dicono ancora di te che hai un bel carattere perché nelle situazioni riesci sempre a mediare. Belle o brutte che siano, non ti scomponi e cadi sempre in piedi. E adesso ti parlo di questo futuro prossimo, quello che succederà. Qui mi parlano di destino per te. Forse non te ne stai accorgendo, ma in questo momento c'è qualcosa di bloccato, perché me l'hanno fatto vedere prima, che tra non molto non sarà più possibile controllare, perché ho un mago, un asso di bastoni e un asso di spade. Te lo ritrovi davanti all'improvviso, può essere una persona, una circostanza, un evento, insomma, qualcosa di eclatante per te che penso tu possa già immaginare cosa sia, che adesso è bloccato, anzi, scrivimelo nei commenti che sono curiosa, perché qui parlano anche di destino, qualcosa di destinato. Vediamo. Prossimamente ti dedicherai molto al tuo lavoro o alla tua famiglia, oppure è qualcosa di molto familiare a te. Potrebbe anche essere la casa dove dovrai rinnovare, perfezionare
qualcosa, ti dico anche che questo forse con un cavaliere di denari non sarà prestissimo, ma ti vedo iniziare a fare un'attività in proprio e qualcosa che sai fare molto bene e che con questo 6 di bastoni sarà un successo per te. Questo è quello che mi hanno detto e adesso ti chiedo di pensare a una domanda. Voglio darti una risposta secca con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda, vediamo cosa ti rispondono per il portafortuna. Per il portafortuna matto, sole e papa. Qui mi fanno vedere che un'azione che hai fatto o che farai in maniera molto istintiva si rivelerà essere la tua fortuna. Quindi in assoluto con un matto, sole e papa la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi verrà da dirti per il portafortuna, vediamo, vediamo per il portafortuna. Per il portafortuna c'è un posto in mezzo alla natura, forse un parco o dei giardini dove vai ogni tanto, per pensare e rilassarti. C'è un posto dove vai ogni tanto per pensare e anche rilassarti. Hai un pensiero ricorrente lì che è più vicino di quanto credi. Il panorama del tramonto non ti dice niente? È molto magico. Messaggio curioso. C'è un posto in mezzo alla natura, forse un parco, dei giardini, dove vai ogni tanto per pensare e rilassarti. Hai un pensiero ricorrente lì, che è più vicino di quanto credi. Il panorama del tramonto non ti dice niente? È molto magico. Messaggio curioso. Portafortuna. Questo era quello che mi hanno detto per te. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai. Quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita. Vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi
Cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!